Ciao e bentornati nuovamente in un mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Easy 5 2023. È uno dei miei giornali preferiti perché è una rivista semplicissima, diversa dalle altre, perché all'interno abbiamo, come possiamo vedere, i cartamodelli singoli senza l'intersecazione dei cartamodelli con gli altri, di uno con gli altri, quindi sono singoli. Quindi sono più facili da estrapolare, quindi da decalcare e creare il cartamodello. In più ci sono tutte le parti che sono super spiegate. Ma andiamo a vedere cosa ci propone Burda Easy in questo numero. Questo è tutto l'elenco di tutti i modelli. Come primo modello abbiamo l'1C, che vediamo qui, una shirt con le maniche lunghe. Andiamo a vedere le particolarità di questa maglia. È prima di tutto una maglia con il collo risvoltato, non è un collo aderente al collo, ma è un collo ad anello, rimane un po' ad anello, che comunque è molto bello anche questo da indossare. La caratteristica è la parte del davanti che vediamo qui, che è incrociata. Io non amo molto questo, lo so che questa è la caratteristica di questa maglia, ma io non amo molto questo incrocio, che vediamo anche qui, questo incrocio. È stata realizzata in cotone, biologico in questo caso, ed un tessuto felpato. Ovviamente lo possiamo realizzare in tessuti anche diversi rispetto al tessuto felpato ovviamente. Burda Easy già ti modifica il modello, infatti come possiamo vedere dallo stesso modello possiamo realizzarlo a manica lunga come prima oppure a manica corta come in questo caso, quindi sempre col collo a scialle però a manica corta. In questo caso se a noi non piace questo incrocio sul davanti possiamo allungare questa parte e fare una maglia normale, quindi una maglia diciamo senza questo incrocio. Quindi in ogni caso possiamo utilizzare questo cartamodello anche se non ci piace questo incrocio sul davanti. Lo vediamo anche qui indossato con una cardigan, ci sta molto bene e si può indossare come vediamo con i pantaloni, con i leggings, con i jeans. Nel caso precedente l'ha indossato con i jeans come possiamo vedere. Un'altra versione invece è questa, che è la 1B shirt con le maniche a 3/4. Ecco, quindi le alternative in questo caso per quanto riguarda il tessuto che può essere utilizzato sono il single jersey con elastan marrone a maxi pois, molto carino con i pois, come in questo caso vediamo, oppure in ciniglia leggermente elasticicizzata. Qui è stato indossato con la giacca di jeans, veramente molto molto bellino, e con un paio di jeans. Possiamo indossarla anche con un paio di pantaloni semplici, anche elegantini, magari tinta unita, e sempre con la giacca di jeans. Come possiamo vedere qua si vede benissimo il collo, che è veramente bello, e questa maglia io me la voglio fare, però eliminando, come ti ho detto prima, questa parte qui incrociata. Comunque se tu vuoi vedere il tutorial di questa maglia lo puoi trovare su Burda, il canale di YouTube. Qui vediamo tutti e tre i modelli che abbiamo visto prima, lunghezza dietro 65, 65, 65, quindi la lunghezza non è variata in tutti e tre i modelli, ma noi possiamo allungarla eventualmente se la vogliamo più lunga. In questo caso abbiamo le maniche corte, le maniche 3/4 e le maniche lunghe. Bisogna utilizzare per la sua confezione solamente tessuti elasticizzati, quindi come jersey di cotone, tessuto felpa di cotone, rendendoci conto che per cucire i tessuti elasticizzati e abbiamo la macchina per cucire, dobbiamo renderci conto che dobbiamo utilizzare l'ago giusto e le tensioni della macchina giuste. Ricordiamoci di cambiare sempre l'ago e il filo che io ti consiglio è quello in poliestere. Qui è la scuola di cucito e qui invece abbiamo i leg day, quindi i pantaloni. Io speravo fosse questa casacca troppo bella, me la sarei fatta per stare a casa. Allora, i pantaloncini abbiamo questi corti, così, che possiamo utilizzare per andare a fare ginnastica, per fare
anche nella stagione fredda, diciamo, questi li possiamo utilizzare perché sono in ciniglia e sono molto comodi perché hanno l'elastico in vita e possiamo utilizzarli anche per stare a casa, magari sotto, se siamo molto freddolosi, possiamo mettere un paio di collant pesanti, non lo so, io non li metterei, a dire il vero, questi in inverno. Io sono molto freddolosa e quindi sempre tutto lungo. Però l'ago giusto, qua ecco ci dà una tip, quindi un consiglio di cucito, l'ago giusto per cucire i tessuti elastici è l'ago di jersey leggero o single jersey e l'ideale è l'ago 7511 di Schmerz, che io uso sempre Schmerz, con la punta a sfera media e che ha l'incavo speciale appunto per la cruna corta che aiuta a prevenire eventuali salti del punto e danneggiamenti della stoffa. E qua vediamo invece il pantalone lungo e qua iniziamo a ragionare che possiamo utilizzare come pigiama. Infatti questi sono appunto i pantaloni del pigiama. Oppure un paio di pantaloni anche per stare a casa, ovviamente. Io li uso molto per stare a casa, oppure i leggings con poi i maglioni o comunque le casacche. Non ho bisogno molto di vestirmi pesante perché poi non è che ci sia tutto questo caldo, tutto questo freddo, ecco, d'inverno. E questi pantaloni quindi rimangono, come vedi, lunghi, hanno la stessa vestibilità rispetto agli altri perché hanno anche questi la cintura in vita bella morbida che ti fa stare bene e comoda in casa. Possiamo utilizzare varie fantasie, non solo questo a tinta unita, anche nero, del colore che vogliamo, ma anche a fantasia se vogliamo, insomma, per esempio qua ci consiglia una fantasia animalier e qua una fantasia con dei cuori. È stata realizzata in single jersey in cotone biologico. Addirittura lo abbina per uscire. A me questo tipo di moda non mi piace, io non uscirei mai vestita così, però se sei spiritosa e il fisico giusto puoi permettertelo di farlo, perché no? Vediamo la terza versione con i polsini della bordi all'orlo, polsini all'orlo, comunque i bordi nell'orlo, polsini, chiamiamoli come vogliamo. E in questo caso io li odio. Ecco, i polsini o i bordi nell'orlo a me non piacciono assolutamente perché accorciano la figura. Quindi io preferisco tutto quello che cade bello liscio, bello morbido fino alle scarpe. Però vabbè, questi li possiamo utilizzare magari per fare ginnastica, attività fisica, passeggiate. Quindi non vogliamo un ingombro di tessuto a livello diciamo, delle scarpe, quindi delle sneakers. Questi sono i tre modelli che abbiamo visto, sono la lunghezza 36, la lunghezza 105 e la lunghezza 101. I tessuti da utilizzare sono i tessuti felpati o di maglia leggera, come ad esempio si può utilizzare anche la ciniglia, il single jersey e il tessuto di maglia, tutti elasticizzati. E qui abbiamo la scuola di cucito, tutta passo passo, ben spiegata. Qui invece abbiamo una pull che rimane bello bello lungo, come possiamo vedere. La modella è magrissima. Guardate a occhio nudo quanto la ingrossa. E perché, secondo te? Prima di tutto per il tessuto che è stato utilizzato e poi perché c'è questo marsupio, che qui non si vede, sta benissimo la modella, ma se la guardi di profilo puoi vedere che fa un po' di pancetta. Quindi attenti al tessuto che viene utilizzato. Questo è un tessuto leggermente peloso, quindi stiamo attenti ad utilizzare questo tipo di tessuti pelosi perché tendono ad ingrossare la figura. È a maniche lunghe e con il collo tondo, abbastanza collato. In questa pagina invece vediamo un'altra versione, il pull corto. No, io non lo uso. È il 3B, il pull dalla linea squadrata, proprio corto, cortissimo, adattissimo alle più giovani perché rimane un po' la pancia scoperta, no, non rimane scoperta, però è a livello della vita, arriva a livello della vita. Le maniche sono oversize ed sono state realizzate in un tessuto che invece a me piace moltissimo perché è un animal print. Molti di noi hanno paura di indossare questo tipo di tessuto e confezionare dei capi con questo tessuto, ma dobbiamo sapere che per indossare questi tessuti molto importanti, come può essere l'animalier, dobbiamo indossarli insieme
ha dei capi molto semplici. Per esempio, io questo modello l'avrei fatto più lungo e l'avrei abbinato a dei pantaloni neri o a una gonna nera, perché se no c'è troppo colore. Se noi guardiamo questa figura, la cosa che ci viene in mente che cos'è? Rumore. Quando noi percepiamo del rumore, tra virgolette rumore, nel guardare una persona che è vestita, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il troppo rumore e troppi colori. Per esempio, qua è stato utilizzato cioè il nero, il beige, un marroncino che è diverso e sono già tre. 4, il pantalone che è di jeans, ma un jeans molto scolorito, quindi diciamo che è un celeste, e le scarpe bianche. No. La regola vuole, non che io voglio insegnare a Burda assolutamente, però per quello che ho studiato, la regola vuole che non bisogna superare i 3 colori perché sia in armonia l'outfit. In questo caso l'ha superato grandemente, al massimo 4, ma 5 no. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, troppi. Qui abbiamo la versione che mi piace di più ed è la versione lunga in un modello brioso, ci trasmette emozioni positive. Sì, è vero, è molto molto bello. Questo mi piace moltissimo, questa versione così lunga, con le maniche un pochettino oversize, quindi abbastanza grandi, e lo scollo abbastanza accollato e poi è bella lunga. Anche in questo caso vediamo che i colori sono stati azzeccati perché il pantalone riprende benissimo, in maniera perfetta, il motivo della maglia. Quindi vediamo che questi sono 3 colori, sono stati utilizzati per la teoria del colore che abbiamo visto prima, quindi oggi facciamo una lezione un po' diversa rispetto al solito. Abbiamo questo rosa molto chiaro, questo rosa più scuro, il pantalone che riprende questo rosa, quindi siamo a 2 colori, più la borsa che è un marroncino che ci sta comunque bene, 3 colori. Guardiamo come non stride questo outfit, sta molto bene. Ecco qua, lo vediamo anche qua. Il rosa antico sta bene con tantissimi colori. È un colore che si abbina tantissimo, più del fucsia che è un po' più difficile da abbinare. Comunque questo è stato abbinato benissimo. 3 modelli, alla lunghezza 72, lunghezza 45 e lunghezza 72. Quindi anche questa è lunga, però questa rispetto alle altre ha questo modello 3C, ha il marsupio che io sinceramente non metterei se ho un po' di pancia. Ma se lo vogliamo indossare per esempio a casa e siamo freddolose, per esempio guardiamo la televisione con le mani all'interno, va benissimo. Ecco, prima di tutto la praticità. I tessuti che possono essere utilizzati sono tessuti di jersey elasticizzati, per esempio della felpa al French Terry, oppure un jersey jacquard interlock, oppure un tessuto di maglia. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito, qui abbiamo una bellissima vestaglia solo una giacca, ma possiamo fare l'accappatoio, in questo caso l'accappatoio, oppure anche una giacca da camera. A me questa piacerebbe realizzarla, perché io adoro le giacche da casa così. Questo però è un accappatoio, che infatti è stato realizzato a piqué a nido d'ape. Perfetto dopo la doccia come vestaglia per rilassarsi, esattamente, di media lunghezza e realizzato in piqué. Lo possiamo realizzare anche con il peluche, pelliccia. Diciamo che è abbastanza versatile. In questo caso ha anche la tasca, una bella tasca. Invece in questo caso è stata realizzata lunga e di un tessuto diverso e di animalier sempre, come vediamo qua è stato abbinato ad un tinta unita. Quindi l'animalier è la giacca, cappotto diciamo lungo, arriva circa a metà coscia, diciamo che l'altra parte diciamo, dell'outfit è in tinta unita a parte la borsa. È stata realizzata in tessuto biologico, in questo lo possiamo utilizzare proprio come giacchetta, ma anche per l'estate secondo me, perché in cotone è abbastanza leggera per indossare in estate, però per esempio la potremmo indossare, la potremmo realizzare anche in un tessuto, ad esempio un tessuto bouclé, un tessuto spigato, anche piedi pull, quindi che di stile Chanel per indossarla a metà stagione. Non deve fare molto molto freddo ovviamente, con la cintura poi evidenzia la vita e la mette in evidenza appunto la vita e rendendola più femminile. Qui abbiamo invece a sorta di giacca, quindi come vediamo il modificare il cartamodello lo rende un capo completamente diverso, ma il modello, il cartamodello è quello.
In questa versione l'ha indossato insieme ad una gonna, una giacca in loden beige. La linea è squadrata, evidenziata dalle maniche a 7 ottavi. È possibile confezionare anche la cintura. C'è una spiegazione comunque per realizzare la cintura, poi la vediamo dopo. La cintura è dello stesso tessuto che è stato utilizzato per la giacca. Io la preferisco lunga, cioè la mia preferita è quella lunga, sia che si voglia realizzare una giacca da camera, una giacca per uscire, però la mia preferita è quella più lunga, che vediamo qua, è questa qui, quella più lunga, che è lunga 87 centimetri. Anche questa è lunga 87, la differenza è che qua abbiamo le tasche, quindi possiamo realizzarla con o senza tasche. Ovviamente se la realizziamo con o senza tasche può diventare una giacca completamente diversa. Sia per stare a casa, devo dire la verità, le mie preferite sono la 4B e la 4C. Si possono utilizzare tessuti più svariati come il cotone, come il loden follato, il piché in nido d'ape, a seconda di quello che vogliamo realizzare. Abbiamo detto anche pelliccia, in pelliccia ecologica ovviamente, oppure un tessuto di lana. C'è tutta la spiegazione passo passo. Qui abbiamo la cintura che dicevamo prima, quindi come confezionare passo passo con tutte le indicazioni la cintura che abbiamo visto prima. Cintura che possiamo indossare non solo sopra le giacche o i piumini. Io per esempio indosso sempre i piumini con la cintura perché io sono una clessidra, quindi avendo il fisico a clessidra devo valorizzare la vita, è più sottile. In ogni caso, secondo me dona tantissimo utilizzare sempre una cintura, e questa è molto carina perché è stata realizzata con il tessuto, un tessuto che ci piace, e possiamo sbizzarrirci con la nostra fantasia, utilizzare il tessuto che ci piace di più. Possiamo farlo o dello stesso tessuto del cappotto, oppure di un tessuto di un colore contrastante, oppure lo possiamo fare di pelle, per esempio ecopelle. Questa la voglio fare perché è una cintura che voglio indossare, anche perché ho delle cinture che ho dovuto buttare purtroppo, e ho conservato, non buttate mai niente, mi raccomando, perché ho conservato le fibbie. Avendo conservato le fibbie, mi è possibile realizzarla. Quindi vorrei utilizzare appunto le fibbie che ho conservato per poterla fare, per indossarla anche con i piumini, con i cappotti, eccetera. E qua abbiamo tutta la scuola di cucito. Qui abbiamo una blusa molto molto carina, mi piace. La blusa con le maniche corte, perché vediamo qual è la caratteristica di questa blusa: il fatto che abbia la vita segnata da un elastico all'interno di una coulisse. Lo scollo è a V, le maniche sono corte, scende bella morbida. È un modello molto molto carino, mi piace tantissimo il 5A. Si può utilizzare abbinandola con dei pantaloni eleganti come questi che vediamo qui, oppure con per esempio dei jeans, che questa mi piacerebbe realizzare insieme a te. Andiamo a vedere gli altri modelli. Allora, questo modello 5C varia rispetto a quello precedente perché ha la caratteristica di essere prima di tutto più lungo, quindi copre i fianchi come possiamo vedere, quindi si può indossare con i leggings e si può realizzare o anche questo per stare a casa. Non è detto che dobbiamo realizzarlo per forza per uscire, ma anche per stare a casa, belle comode, pulite e ordinate, carine, perché per stare a casa bisogna stare a casa anche carine, perché sennò viene la depressione. Quindi possiamo comprare una stoffa anche a poco prezzo, però una stoffina bellina, calda, che ci mette allegria, farci la nostra blusa per stare a casa. E ha la caratteristica di avere questo volant che vediamo qua e che vediamo qui, questo volant piccolino. Ovviamente possiamo cucirlo o meno, cioè possiamo farlo o meno, possiamo farla anche dritta, semplice, senza il volant. La possiamo realizzare comunque in vari tessuti, per esempio il voile, possiamo utilizzare un tessuto più pesante come il cotone, tutti morbidi e leggeri che non ingoffino. Però se vogliamo stare a casa lo possiamo fare anche di felpa, col tessuto di felpa. Qui abbiamo un'altra variante, la 5B, la blusa con le maniche lunghe. Quindi, che ha di differenza? La differenza sono le maniche lunghe. Questa non rimane molto molto lunga, rimane all'altezza del bacino come lunghezza, sempre con la coulisse in vita che la rende molto femminile ed elegante, però le maniche sono lunghe. In questo caso la possiamo abbinare con tantissimi capi. In questo caso è stata abbinata a questi pantaloni, diciamo, per la ginnastica, che
casual, con il polsino i polsini nelle caviglie, e quindi fermati nelle caviglie. Bellissimo il colore, devo dire che è stupendo. Guardiamo questo rosa antico quanto sta bene col marrone, la morte sua, è veramente bellissimo. Lo possiamo indossare anche con i jeans, con i pantaloni anche elegantini, con 5 tasche, sia per il giorno che per la sera. Immaginiamo di realizzarlo per esempio in un tessuto di pizzo. Ecco, in un tessuto di pizzo diventa veramente elegantissima, anche per andare d'inverno, diciamo, andando nei locali. Chi va nei locali non può rimanere troppo vestito perché sennò si suda. Quindi queste magliette sono l'ideale. Guardiamola anche qua quanto è carina, veramente molto bellina. Questa mi piacerebbe farla. Queste sono tutte le 3 maglie vicine. Abbiamo questa che è la lunghezza 68 con le maniche corte, questa è la lunghezza sempre 68 con le maniche lunghe, e questa è la lunghezza 72 con le maniche sempre lunghe, che è il modello che mi piace di più in assoluto, sempre con lo scollo a V, bellissimo. I materiali che possono essere utilizzati abbiamo visto prima: tessuti leggeri di viscosa, cotone, fibre miste, e anche il voile, e anche un tessuto per esempio di pizzo, molto elegante, e quindi possiamo utilizzare anche tessuti eleganti per cucirle. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito, passo passo passo, eccola qua fatta tutta bene, e il prossimo numero che uscirà il 1° dicembre, non vedo l'ora. Andiamo a guardare le novità del 1° dicembre. Mi piace già subito questa maglia, che bellina, bellissima. Anche questa blusa mi piace, anche questa, questo capputtino, che bello, mi piace un sacco. Se ti sei perso un numero di Burda Easy, puoi andare su burdastyle.it e acquistare gli arretrati, e te lo consiglio perché Burda Easy sono dei piccoli giornali di scuola di cucito. Io li colleziono tutti, ne ho anche di vecchissimi, quando non si chiamava ancora Burda Easy, conservati insieme, perché per me valgono oro. Fammi sapere se comprerai Burda Easy, che lo trovi in edicola. Fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, quali realizzerai e quali vorresti che realizzassimo insieme. Io ti mando un grande bacio, iscriviti al canale, clicca sulla campanella prima di essere sempre aggiornato sui nuovi video, condividi il video nei tuoi social perché questo mi aiuterà tantissimo a aumentare il volume del mio canale YouTube, e siamo ancora pochissimi in confronto ad altri canali. Forza, forza, fatemi pubblicità, vi prego. Poi mi potete mettere un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente cuoricino, per farmi sapere che sei passato o sei passata. Quindi aiutami a crescere se sei contenta e ti piace il mio lavoro. Ciao e al prossimo video.